Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per il progetto di oggi avete necessità di un paio di forbici, il metro, l'uncinetto numero 3 e per quanto riguarda il filato io ho scelto il cotone ecologico fucsia, anche perché ho scelto la nuance delle perline con la quale andremo a decorare il nostro braccialetto sempre dello stesso colore. Allora ne ho alcune rosse, alcune fucsia e alcune viola. Sono tutte della stessa grandezza tranne lei, che praticamente poi la andrò a utilizzare anche come chiusura. Per quanto riguarda l'ago deve assolutamente passare, quindi dobbiamo riuscire a infilare tutte le perline sul filo, vedete. Iniziamo subito, se non le perdo. Prendete l'ago senza dover tagliare il filo, semplicemente lo aprite un attimo il gomitolo, prendete semplicemente il filo lasciandolo attaccato al gomitolo, infiliamo il filo e iniziamo a infilare le perline più piccole. Il colore varia, io sicuramente cercherò di mantenere i colori distaccati, di conseguenza ho iniziato con il rosso, col viola, poi il fucsia, sempre e comunque se non le perdo per casa. Dopo aver inserito tutte le 12 perline piccole sul filo, per l'ultima mettiamo quella più grande che ci servirà anche come chiusura. Io allora ho scelto 12 giusto perché ne ho ancora di questo colore, ma non saprei dirvi quante ve ne servono, dipende sempre dalla grandezza del braccialetto. Io andrò a lavorare una lunghezza di circa 18-19 cm, quindi in base a quello mi regolo. Se non le utilizzo tutte non fa niente, rimarranno sul filo e si possono togliere e utilizzare per altre cose. Ora che le ho infilate tutte tolgo l'ago che non mi serve più. Spero che non si senta troppo il rumore delle perline, poi alla fine del video ve ne parlo anche di loro. Intanto iniziate facendo un nodino bello stretto, poi andiamo a portare avanti la perlina più grande, facciamo un passaggio, stringete ancora, tenete il filo abbastanza teso, un passaggio, subito andiamo a bloccare, bello stretto perché notate che si allarga. Ora qui dentro, entrando con calma, andiamo a fare due punti bassi abbastanza larghi, perché io vado a utilizzare il numero 3 di uncinetto e se stringo troppo poi non riesco a lavorare. In pratica dopo noi andremo a lavorare con la spighetta romena. Dopo aver fatto questo, girate il lavoro, il capietto lo andremo a nascondere in seguito e vedete il secondo punto e il primo punto. Voi entrate a prendere il primo punto basso, notate, prendete il filo e fate un punto basso, girate il lavoro, dovete prendere queste due costine, questa è la prima che è la più larga, la più stretta è la seconda, però tirate piano. Intanto l'asola sull'uncinetto deve stare larga, prendete e fate un punto basso. Più lavorate largo, più fate meno fatica nel punto successivo, però non dovete neanche esagerare perché comunque è una spighetta rumena, quindi deve essere abbastanza compatta. Facciamo questo punto basso e ci portiamo avanti una perlina. La distanza sarà di circa 1,5 cm tra le perle, quindi sono già dette un giro e questo è il secondo. Ora prendo le costine, la perlina la avvicino e prendo il filo non prima ma dopo di lei. Ho due asole, le vado a chiudere facendo il punto basso. Vado a lavorare le prossime due, punto basso,
mandate avanti le altre sul filo se no non riuscite a lavorare, punto basso, faccio anche questo. Io siccome le voglio tutte da una parte, finisco questo che è l'ultimo, nel prossimo punto basso avvicino una perlina. Quindi, visto che deve stare sempre su questa parte qua, quando arrivo alla distanza giusta, prendo intanto, entro con l'uncinetto, no? Ecco, mi prendo la perlina che la avvicino e prendo il filo dopo di lei. Io blocco e lei è fissata, notate. Eccolo qui, finito, nel senso che ho finito tutte le perline. L'aspetto sarà questo, però intanto dobbiamo finirlo per bene. Allora, devo prendere le misure perché a me mi servono circa 18 centimetri. Le misure le prendiamo, un attimo che non ho la messa a fuoco, le prendiamo da quando è iniziato il progetto finché è finito. Adesso sono 17, quindi mi servono altri 2 punti. Non fa niente se poi c'è questo spazio senza perline perché tanto è artigianale, è fatto a mano, scusatemi, di conseguenza non deve essere per forza preciso. Una volta finito tagliamo un po' di filo, più o meno questo, perché ancora dipende come lo rifiniamo per bene. Riprendiamo l'ago perché andiamo a fare un attimo l'asola dove andiamo a inserire la perlina, questa qui. Ora, prima di continuare, blocchiamo il filo facendo passare tramite queste due costine, poi blocchiamo in questa maniera. Ecco, quindi finisce proprio al centro, non da una parte o dall'altra. Ora prendo l'uncinetto, prendo questa costina che è libera, mi metto un attimo perché sono diventate molto strette dopo che ho chiuso, entro proprio nel lavoro e vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, direi che sono 5, no, tagliato il filo un po' troppo corto ma va bene, 5, 6 e 7. Vedete, deve passarci, anzi ne facciamo un'altra, 8, non di più perché dopo è troppo larga. Tirate il filo, riprendiamo l'ago e andiamo a fare un bel nodo nel lavoro con la spighetta romena. Tagliate il filo un po' più lungo rispetto a me perché ho fatto male i conti, però è sufficiente, ecco, diciamo che non vi avanza. Chiudo qua, ripasso un'altra volta, poi da adesso cammino un attimo qui nella spighetta e qui mi vado a fare un po' di nodini che non si vedono perché vedete si apre, li facciamo sotto, uno, poi camminiamo al prossimo, e così via. Tanto non è che lo usiamo per tirare su dei pesi, l'importante è nasconderlo per bene. Ora dobbiamo tagliare il filo, questo qua avanzato, molto vicino, fate così e si nasconde il lavoro. Dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi in pratica prendiamo l'ago, se riesco a prenderlo, che è molto sottile, prendiamo il capietto iniziale, qui non dovete fare dei nodi, semplicemente lo nascondete
È normale che se avete in casa un filato un po' più ritorto fate un po' meno fatica rispetto a me. Qui basta che lo nascondete un attimo così. L'ho messo anche sotto, quindi nella parte sotto. Riprendiamo le forbici, tagliamo e il braccialetto è finito. Ora non ci resta che indossarlo. Per indossarlo è molto facile. Vi ricordate, qui c'è l'asola, qui c'è la perla più grande, basta che la passate su di lei. Basta, finito. Eccolo qua il braccialetto. Vediamo se riesco a indossarlo anche da sola, senza l'aiuto di qualcuno. Faccio un po' fatica, però ce la potrei anche fare. Ora, non vi ho detto niente delle perline. Perché non vi ho detto niente? Guardate quanto è carino, bellissimo. Non ho detto niente delle perline perché queste perline le ho acquistate tanto tempo fa su Amazon, direi quasi 2 anni fa, quindi non so neanche se riesco a ritracciarvi il link. Sono delle perline semplici e colorate di legno. Adesso non so se avvicinandola si capisce meglio, vedete. Lo si capisce più che altro quando hanno il foro che non è molto pulito e si capisce lì che tipo la vernice esce. Non sono di qualità eccetera, però le trovo bellissime. Adesso vi dico anche il perché le avevo prese, che poi non le utilizzate, a fare un capo di abbigliamento con cioè magari non lo so, immaginatevelo bianco o nero e abbiamo tutte queste perline colorate. L'idea era quella, poi ci ho rinunciato un po' di tempo fa. Nel frattempo mi sono divertita a fare dei braccialetti, delle collane e cose così. È normale che se l'idea vi piace magari acquistiamo insieme un kit, perché il numero delle perline è molto alto e ci sono anche diverse dimensioni. Questa è la dimensione media, poi c'è la dimensione grande, poi c'è la dimensione ancora più piccola. Sono anche molto facili da inserire. E se al contrario desiderate delle perline un po' più eleganti, si possono prendere, magari utilizziamo un filato un po' più sottile per le perline e per quanto riguarda il filato principale del lavoro utilizziamo un filato qualsiasi, magari per l'inverno, ecco. Io vi do tante idee, riuscirò prima o poi a metterle tutte in pratica, però magari ne parliamo in un attimo in un podcast con più tranquillità. Intanto questo è il mio braccialetto, è facilissimo da fare. Se non avete delle perline per decorarlo potete farlo semplicemente una spighetta romena, poi chiuderla direttamente così, è molto facile, molto carina. Potete utilizzare qualsiasi filato, più è colorato e brillante per l'estate è l'ideale. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo a un prossimo video progetto.